Ciao a tutti ragazzi, secondo diciamo appuntamento con l'armonia e insomma una specie di approfondimento dei discorsi fatti la volta scorsa. Vi ringrazio ancora per tutti i feedback, per tutti i consigli anche che mi avete dato riguardo a questi video. Io cerco di accontentare tutti, chiaramente vabbè, insomma, partendo dalle basi si va per piccoli gradi, salendo ci sarà chiaramente qualcuno che mi segue che vedrà cose che già conosce, magari si annoierà, questo mi dispiace, ma del resto è giusto fare le cose passo passo, anche perché devo dire la verità, una delle cose più belle di fare questi video è anche in qualche modo ripercorrere la strada che ci ha portato a certi concetti, a certi modi di interpretare magari l'armonia, gli accordi, i voicing e rendersi conto che c'è da imparare molto più di quello che si crede di sapere, nel senso che io mi sto rendendo conto facendo questi video di un sacco di cose nuove, quindi è importantissimo in realtà rivisitare le cose che si conoscono o che si crede di conoscere, insomma. Io in realtà volevo così partire da dove eravamo arrivati, avevamo armoniche, eravamo in si bemolle, stavamo parlando delle aree armoniche, come ripeto, cerco di stare in tonalità così che possano avere anche dei legami anche con quello che incontreremo. Il si bemolle è una tonalità molto frequentata in alcuni ambiti dove magari questi voicing, questi accordi un po' più complessi che vedremo, magari sono utilizzati, quindi nel jazz e nei dintorni, tutto quello che si è sviluppato poi dopo il jazz nel Novecento. E io partirei dalla tonica, quindi si bemolle maggiore, e comincerei a estenderlo. Estenderlo che cosa significa? Significa semplicemente, noi ci siamo resi conto che gli accordi vengono costruiti per terze, cioè saltando una nota della scala e suonando la successiva, e quindi 1, 2, 3, 4, 5. Se continuiamo di questo passo lungo la scala di si bemolle maggiore, incontriamo questa, che è la settima, maggiore, poi incontriamo questa, che è la nona, perché è la ripetizione della seconda, e quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e via dicendo, undicesima, tredicesima, e poi ritroviamo un'altra volta il si bemolle in ottava. Quindi abbiamo questa situazione. Cominciamo per gradi e perché è tanto materiale. Per agevolare la possibilità di descrivere l'armonia e di parlarne anche, viene concepito un vocabolario che è quello che appunto ci fa dire che la quinta e la quarta sono giuste, che la terza può essere maggiore o minore, che la sesta può essere maggiore o minore, che la seconda può essere minore e maggiore, e che la settima può essere maggiore, minore oppure settima, come viene chiamata normalmente, oppure diminuita, cioè doppio bemolle. Tutte queste cose sono state poi sviluppate e hanno preso nomi differenti. Quindi mentre prima si poteva dire che questo era un do con la quinta eccedente, poi è diventato quinta più in ambito così un po' popolare, poi così è un do settima con la quinta bemolle. Qualsiasi nota viene aggiunta a un nome, e quindi poi vi ritrovate con quelle sigle gigantesche, parlando di sigle, dove ci sono un sacco di barre e cose varie per andare poi a dare un nome a un accordo. Queste che si chiamano sigle e che sono diventate fondamentalmente parte integrante del modo moderno di avere accesso alla musica e di leggere in qualche modo un brano, interpretarlo per dare libertà di interpretazione sia a livello armonico che a livello improvvisativo. Tornando a quello che stavamo dicendo, l'intento di questi video, come vi dicevo, è quello di creare il più possibile un linguaggio proprio, personale, questo nei limiti del possibile, perché insomma in così tanto tempo nella storia della musica sono state fatte tantissime cose, quindi essere personali e originali in modo importante non è così semplice, ma è anche vero che ognuno di noi ha, come dicevo in altri video, ha un modo di parlare tutto suo ed è riconoscibile per questo. Più mettiamo quella parte di noi dentro le cose che facciamo e più questo ci aiuta ad essere personali. Ora, come si fa a essere personali con gli accordi? Partiamo dalla considerazione che già aggiungere un colore, la settima,
che sia maggiore, che sia minore, o che diventi, nel caso di un accordo diminuita, abbiamo a disposizione un nuovo colore che aggiunge chiaramente moltissimo a quello che abbiamo a disposizione a livello sonoro. Perché? Perché nel momento in cui stiamo suonando questo e nel momento in cui stiamo suonando questa cosa, abbiamo tanto in più, molto. Allora, già solamente quanto suoniamo quella nota e dove la mettiamo all'interno del voicing, per voicing si intende la composizione dell'accordo, dove mettiamo le note, dove mettiamo i colori e dove mettiamo le note principali dell'accordo, se le mettiamo, se non le mettiamo, se le leviamo dall'accordo, se le teniamo. Allora, mettendo la settima, noi abbiamo a disposizione già un colore nuovo che possiamo spostare all'interno dell'accordo e mettere qui avrà un altro colore. Quanto lo suoniamo forte rispetto all'accordo. Oppure nascosto all'interno. Perché dà davvero un nuovo senso all'accordo. Questo anche se estendiamo ulteriormente, quindi continuiamo ad estendere, incontriamo la nona, anche la nona possiamo spostarla, metterla qui, allora cominciamo a pensare, invece che estendere l'accordo in questo modo, lo possiamo trasformare creando un voicing che magari ci torna più musicale o ci piace di più. Possiamo chiudere, ravvicinare tutte queste informazioni e invece di metterle così, prendere queste due e spostarle qui giù. Cioè, queste due note le mettiamo qui e abbiamo questo voicing, che è molto più chiuso, più intimo, piuttosto che abbiamo gli stessi colori ma suonano diversamente. Questo dipende da noi in certi generi. Chiaramente se stiamo leggendo una parte scritta, quella dobbiamo suonare, ma se siamo noi a decidere, visto che in questi video stiamo parlando di questo, che cosa suonare e come suonarlo, noi abbiamo a disposizione tutti questi colori e li possiamo spostare all'interno del nostro voicing, di quello che è il nostro modo di proporre l'accordo. Ora, chiaramente, se andiamo avanti con questa estensione, incontriamo l'11ª, cioè la quarta, portata all'ottava superiore, e la 13ª, quindi la sesta portata all'ottava superiore. La sesta può essere minore o maggiore e la quarta può essere giusta oppure eccedente. Non può scendere perché altrimenti diventa la terza. Quindi noi abbiamo e può diventare eccedente. Ora, qui c'è una specie di diatriba. Noi nello scorso video siamo partiti dalle armoniche che nascono dalla vibrazione di una corda e quindi da quello che ci riporta la natura, che noi abbiamo tradotto nel sistema temperato. Se volete vi metto la scheda, potete andare a vedere quel video. In questo caso, chiaramente, quando arriviamo al quarto grado portato all'ottava superiore, cioè in questo caso Mi bemolle, stiamo inserendo all'interno dell'accordo una forte tensione che tende a risolvere sulla terza che abbiamo già nell'accordo. Allora cosa succede? Tornando alle armoniche, in realtà se noi consideriamo le armoniche che partono da una nota e andiamo a vedere quelle che sono, quella che è l'estensione di queste armoniche, in quelle che noi non riconosciamo più e non sentiamo più, ma che sono derivate da quella nota, la prima che incontriamo come quarto grado, in realtà, è quello eccedente. Per questo, se noi facciamo questo, oppure facciamo questo con la quarta eccedente, in realtà questo risulta un po' più di riposo rispetto a questo, che è di tensione. Infatti, se notate, oltretutto, stiamo suonando un Si bemolle maggiore settima, la
la settima si chiama maggiore quando è la sensibile, e di qui abbiamo un do minore settima. Sono 2 accordi di 4 note sovrapposti. Chiaramente il secondo grado fa parte dell'area sottodominante, come abbiamo visto nello scorso video. Di conseguenza stiamo sovrapponendo un accordo, diciamo, di tensione non estrema, ma comunque di tensione, su un accordo di tonica, cioè quello di riposo, e quindi creiamo questa tensione. Nel momento in cui noi inseriamo questa nota, stiamo creando, diciamo, un clima un po' più rilassato, anche se l'accordo sembra molto particolare, ma comunque è sicuramente meno teso, ed è per questo che nasce poi tutta la cultura della scala Lidia, la scala costruita sul 4° grado, partendo dal 4° grado, che si chiama Lidia. È una scala che ha la quarta eccedente, è uguale a quella maggiore ma con la quarta eccedente. Per questo molti la considerano, in realtà, siccome accontenta, diciamo tra virgolette, un po' di più la natura, molti la considerano la scala principale e partono da quella Lidia per costruire poi l'armonia. Noi invece prendiamo come base, diciamo, la scala maggiore, quella che conosciamo, cioè 2 toni, un semitono, 3 toni, un semitono. Comunque questo è un discorso complesso e anche, così, diciamo, controverso, nel senso che molti di voi potrebbero dire no, però, d'accordo. Non c'è problema, anzi è bello imparare, c'è sempre da imparare, c'è sempre qualcosa di nuovo che può saltare fuori, un concetto anche sviluppato in modo interessante e personale addirittura per quello che riguarda l'armonia, perché le regole esistono ma sono anche fatte per essere messe in discussione. Comunque, tornando a noi, abbiamo a disposizione tutti questi colori che possiamo utilizzare, e possiamo chiaramente questo farlo su tutti gli accordi diatonici che compongono. Abbiamo detto che sono composti sulla scala, che derivano dai gradi della scala. Quindi abbiamo Si bemolle, se li facciamo di 4 note, a tutti questi possiamo aggiungere anche none, tredicesime, quarte eccedenti quando vogliamo esagerare, perché quando si passa per la quarta chiaramente è sempre un po' un problema, diciamo. Comunque, io quello che voglio dire è che, per tornare poi al discorso principale, il vostro modo di approcciarvi agli accordi è anche parte della vostra personalità. Quindi nel momento in cui voi decidete di fare questo accordo, in qualsiasi modo voi suoniate Si bemolle da questo a questo, in ogni caso voi state dicendo qualcosa, state esprimendo il vostro carattere, come pensate gli accordi. Ora, qui c'è un discorso importante da fare. Nella personalità di ognuno di noi c'è anche il nostro modo di parlare, come dicevo nell'altro video. Quindi quanto parlare, come, quanto ascoltare gli altri, quanto imporsi, quanto no, quanto adeguarsi alla conversazione. Quindi se io in un ambito mi metto a fare questo, fondamentalmente sono forse un po' sopra le righe o fuori luogo, per capire che è un po' da qui che si vede anche la nostra personalità, cioè quanto decidiamo di rompere l'anima a quello che sta succedendo, oppure di adeguarci, oppure di fare magari, ecco, e lì può essere interessante, fare qualcosa, accennare qualcosa che porti da un'altra parte, ma sempre con il proprio carattere. Se si è delicati lo si fa in un modo, se si è educati lo si fa in un altro, se invece si è violenti lo si fa in un altro, dipende, insomma, perché può succedere anche il contrario. Se stiamo suonando in un ambito e arriva uno e qualcuno che vuol fare, allora diventa fuori luogo lui. Ecco, tutte queste cose secondo me sono importantissime, perché sono il vero discorso sulla personalità
armonica, perché poi tutti quei colori che abbiamo visto, come inserirli all'interno di un contesto, ci sarebbe da discuterne tantissimo, e anche quello che vi consiglio è sperimentare, perché uno può dire sì, ma questo accordo si chiama così, quest'altro accordo si chiama così. Sì, io posso chiamare, scrivo re su do come a livello armonico e ho questo risultato. Io questo potrei anche chiamarlo do 9, diesis 11 e 13, ma non è, non è questo il problema. Il nome di un accordo è un discorso. E quando noi leggiamo una sigla è come la interpretiamo all'interno di un contesto che fa la nostra personalità. E questa cosa vale che si tolga o che si metta. Nel senso che, faccio l'esempio più classico, ascoltavo Bill Evans e sentivo quei piccoli appoggi con la sinistra che ogni tanto dicevo ma che belli che sono. Poi a un certo punto un mio amico mi ha detto ma guarda che lui molto spesso accenna all'accordo perché mette anche solamente un piccolo cluster dell'accordo che vuole richiamare, tanto sa che il contrabbassista sta facendo i bassi e lui non ha bisogno di completare l'accordo, magari mette quello che gli interessa, addirittura mette solo il superfluo e non mette la radice, proprio perché da questa cosa, tutto questo discorso che vi sto facendo, ve lo sto facendo perché poi l'improvvisazione, quella diciamo così, dal jazz classico, nasce dall'estensione degli accordi. Molto spesso si suonava in questo modo, cioè si suonava l'estensione dell'accordo che si stava suonando e già aveva un sound. In questo caso sto suonando l'estensione dell'accordo di Mi bemolle maggiore settima, costruito sul quarto grado di Si bemolle, e mi ritrovo con e in questo caso tra l'altro la quarta eccedente è dentro l'accordo perché è costruito sul quarto grado. Quindi abbiamo tutto questo materiale che vi ho proposto, ed è tanto, mi rendo conto, però serve per cominciare a entrare nella mentalità di cui vi parlavo prima, cioè quella di un proprio modo di proporre anche a livello armonico durante l'improvvisazione, durante una jam o durante la composizione o qualsiasi cosa sia, quando si è in gruppo o da soli, si decide comunque che strada prendere è quello anche a livello armonico, con tutto questo materiale, quello che fa la differenza è come metterlo insieme, come raggrupparlo e soprattutto, questo poi lo vedremo, come si decide di tendere da un accordo all'altro. Ora noi abbiamo visto solamente quello che è costruito, diciamo così, che nasce molto dalla natura. Non abbiamo ancora cominciato a così rompere gli equilibri spostando le tensioni e utilizzando tensioni molto più forti di quelle che stiamo utilizzando adesso. Queste sono tutte cose comunque che poi amplieremo volta per volta. Intanto il mio consiglio è di esercitarsi per trovare dei modi di mettere insieme queste cose che possono essere appunto spostare. Io so che se devo fare un Si bemolle maggiore settima, io ho queste note a disposizione, porto questa e questa qui, poi mi rimangono questa e questa e praticamente ce le ho qui, oppure ce le ho qui se allargo. Poi se ci sono altri colori da inserire, li ho a disposizione qui da qualche parte, magari me li vado a prendere, voglio aggiungere la sesta, allora faccio questo, oppure faccio il contrario, faccio questo, voglio aggiungere la nona e allora la metto qui, oppure la metto, sposto come prima e faccio questo. Ho a disposizione varie possibilità e poi posso anche portare tutto giù. Questo può essere un Si bemolle. La sesta, la settima maggiore e la terza qui. Posso anche fare questo e pensarlo come un Si bemolle maggiore.
qualcuno sotto sta suonando questo. Queste sono tutte informazioni che vi do come esempio. Poi, che molto spesso metto tanta carne al fuoco, a volte posso saltare dei passaggi, ditemelo, io magari poi ci torno sopra. A proposito di questo, volevo chiarire un aspetto, una domanda che mi è stata fatta, alla quale vorrei rispondere, insomma. Le aree armoniche in modo minore. Allora, noi eravamo in si bemolle, avevamo visto che le aree armoniche erano costruite, erano quella sottodominante, dominante e tonica, ed erano costituite, nel caso della tonica, dal primo, il terzo e il sesto grado. Gli accordi costruiti sul primo, terzo e sesto grado, nel caso dell'area sottodominante, gli accordi costruiti sul quarto grado e sul secondo grado della scala maggiore. Nel caso dell'area dominante, quelli costruiti sul quinto grado e sul settimo grado della scala maggiore. Nel caso della scala minore, diciamo della tonalità minore, quindi in questo caso Sol minore, che è la relativa minore di Si bemolle, insomma, in questo caso è identico, nel senso che primo, terzo e sesto sono gli accordi dell'area tonica. Area sottodominante quarto grado, quindi Do minore, e secondo grado, quindi La semidiminuito, e poi area dominante, quindi quinto grado, che sarà Re minore, e settimo grado, che sarà Fa settima. Allora, la persona che mi ha fatto la domanda mi ha chiesto, ma come mai è Re settima il quinto grado oppure è Re minore? È minore, Re minore è il quinto grado. E chiaramente quando lo troviamo settima all'interno di tonalità minori, dove tipo dobbiamo andare in Sol minore, stiamo prendendo in prestito il settimo grado della scala minore armonica, che è il Fa diesis, per creare un pochino più di tensione e fare questo discorso qui. Però diciamo che in linea generale le aree armoniche sono le stesse. Questa era per chiarire quella domanda che mi era stata fatta delle aree armoniche, e sono le stesse. Poi io penso di aver detto parecchio, insomma, di aver detto abbastanza per questo appuntamento, e mandatemi dei feedback, ditemi voi. Chiaramente, vabbè, insomma, se vogliamo, la prossima volta magari affronteremo con un pochino più di attenzione anche i nomi di alcune sigle che vengono proposte ogni tanto e come sono cambiate negli anni, nel senso che se prima il minore, per alcuni il minore è un meno, per altri il minore è una M minuscola, per altri il maggiore, maggiore settima è M maiuscola settima, per altri è major 7, per altri bisogna mettere 7 più, nel senso, ma ognuno scrive un po' così a modo suo. Ci sono dei canoni che sono diventati abbastanza degli standard per un tot di anni e che tutti riconosciamo. Questo per quanto riguarda le sigle. Sul pentagramma queste cose vengono scritte, quindi il problema non c'è. Molto spesso diciamo che in certi generi moderni si tende a dire l'accordo e poi a interpretarlo. Per questo noi l'abbiamo preso in considerazione in questo senso come interpretazione dell'accordo, che può essere, come dicevo, oppure cos'è un Si bemolle? Comunque vabbè, io vi ringrazio tantissimo come sempre e vi auguro insomma ogni bene in questo periodo assurdo. Spero solo che stiate tutti bene, che non abbiate subito niente di brutto, insomma. Quindi vi mando un abbraccio fortissimo e vi ringrazio infinitamente per come accogliete queste cose e anche per il rispetto, per l'educazione, che sono una cosa rara oggigiorno. Quindi vi ringrazio davvero tanto. E vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. No, ci vediamo il sabato con un video di quelli invece tastieristici, diciamo. Ciao ciao!